Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, une émission spéciale face à face avec un invité prestigieux qui est très, très attendu en France. Et pour cette émission, je serai accompagné de mon amie Nadia Lamela, qui va sous-titrer l'ensemble de cette émission, car on va laisser s'exprimer Corrado Malanga. Bonjour Corrado, en italien. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Alors, il y a 20 ans, Corrado Malanga a écrit ce livre, Gli UFO nella mente, les ovnis dans l'esprit. Il fut un best-seller total, 55 000 exemplaires vendus il y a 20 ans déjà. Et à force de persuasion, j'ai réussi à faire traduire son livre en français, qui est sorti là début septembre, Les ovnis de l'esprit. Petite erreur dans le titre, mais c'est pas grave. Et donc, la première question, Corrado, il y a 20 ans, tu as fait des séances d'hypnose régressive sur un cas d'un abducté italien célèbre, Valerio Lonzi. Toi, tu es docteur en chimie et tu t'es fait aider à l'époque par le docteur Moretti de Gênes. Peux-tu brièvement nous raconter cette histoire? Sì, molto rapidamente, io tanti anni fa facevo parte di un centro ufologico nazionale, che era il centro che si interessava di oggetti volanti non identificati. Mi dettero l'incarico, perché facevo parte del consiglio direttivo del centro ufologico, di interessarmi del problema delle adduzioni, cosa che in Italia non avevamo mai fatto. E Valerio Lonzi, il personaggio del libro, aveva scritto un articoletto su un giornale in cui raccontava l'esperienza che aveva avuto quando era giovane, all'età di 16-17 anni. E una esperienza apparentemente di adduzione aliena, cioè quel fenomeno dove gli alieni vengono, ti prendono, ti portano via da qualche parte e fanno su di te qualcosa. Io vado a Genova, mi interesso di questo caso, prendo contatto con Valerio Lonzi, gli spiego che potremmo utilizzare le procedure che hanno già usato in America con l'ipnosi regressiva. Lui accetta di vedere se si può ricordare quello che gli è successo, di cui ha un vago ricordo. E cominciamo. Passeranno 2 anni e mezzo di ipnosi, dove abbiamo imparato insieme a Valerio a trattare questo problema come allora, a quei tempi, facevano gli americani, cioè con l'uso dell'ipnosi regressiva, aiutati dal dottor Moretti, grande ipnologo italiano. Quello che succede è che Valerio raccontava di essere stato in un campeggio all'età di 15-16 anni, sui monti di Genova, e una sera con alcuni amici lui viene circondato da alcune sfere luminose che vengono verso di lui, ma lui poi non ricorderà più niente, né i suoi amici ricorderanno niente. Il giorno dopo Valerio torna a casa dalla mamma e mentre si fa la doccia la mamma gli vede 3 cicatrici di 15 centimetri sulla schiena, orizzontali, verso la parte bassa della schiena. Chiede a Valerio: cosa hai fatto, Valerio? E Valerio dice: io niente. Porta Valerio dal dottore e il dottore gli dice: Valerio, dimmi che cosa hai fatto, tu sei stato operato chirurgicamente, queste sono cicatrici con punti di sutura. E Valerio non sa cosa rispondere. Ci vorranno allora 2 anni e mezzo, oggi ce ne vorrebbero molti meno, a comprendere che cosa Valerio aveva subito. Il ricordo di Valerio, che è riportato nel libro, racconta la storia di questo ragazzo, non solo quello che gli era successo,
ma nell'ambito familiare, di come Valerio vive la sua esperienza di adduzione con gli allievi. E parto già con quella che potrebbe essere la vostra seconda domanda, e cioè cosa è successo a Valerio? Valerio ricorda che ci sono queste sfere luminose che gli vengono incontro, a un certo punto esce una luce luminosissima dall'alto, una luce solida che entra in bocca, che si respira, e lui viene portato in alto in una macchina volante, dove ci sono degli esseri strani, piccoli, alti 1,20 m, con 3 dita, il pollice opponibile, con un odore sgradevole, che in uno stato confusionale portano Valerio su una specie di barella dove viene sostanzialmente operato chirurgicamente. Questo sarà solo l'inizio, perché Valerio in 2 anni e mezzo ricorderà tanti momenti di adduzione e ci permetterà di capire, di iniziare a capire quello che è il vero fenomeno dell'adduzione, non quello che studiano gli americani, che sono rimasti a 40 anni fa. Ma noi siamo andati avanti e abbiamo poi iniziato uno studio che ci ha portato, ahimè, a scoprire delle cose incredibili. Alors, oggi, aujourd'hui, dans les hypnoses régressives, elles arrivent en France. La France est très en retard, justement, sur les hypnoses régressives. Toi, tu es très en avance. On peut dire aujourd'hui que tu es le spécialiste mondial des hypnoses régressives, même si tu n'en fais plus, tu n'as plus besoin d'en faire. Comme tu le dis souvent, tu en as fait 3500, tu as fait le tour. Aujourd'hui, on voit un nouveau phénomène de mode se développer un petit peu partout, dans les vidéos, en Espagne, en Amérique du Sud, en France, où on voit sur YouTube des gens se faire hypnotiser en direct avec une seule séance et on résout tous les problèmes. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bisogna essere molto onesti. Quando io ho cominciato a interessarmi di ipnosi regressiva, io avevo cominciato a studiare l'ipnosi quando avevo 15 anni, che ho comprato un libro su una bancarella di un psichiatra americano, un certo Lawrence Sparks. Autoipnosi c'era scritto. Ho detto, vediamo, questo libro mi servirà a qualcosa. E in effetti mi servì. All'inizio, durante lo studio del primo caso, quello di Valerio Lonzi, ci abbiamo messo, io e il dottor Moretti, 2 anni e mezzo di ipnosi per comprendere il 4% di tutto quello che poi avremmo scoperto con il fenomeno delle adduzioni. E ci sono volute allora 2 anni e mezzo di continue ipnosi per comprendere anche come funziona l'ipnosi. Perché allora abbiamo sprecato 2 anni e mezzo di lavoro. Oggi noi siamo in grado di risolvere il problema dell'adduzione in un quarto d'ora. Questo però non vuol dire che chi fa le ipnosi su internet e le pubblica sia in grado di fare la stessa cosa semplicemente perché l'ha visto fare da noi. L'ipnosi è un fenomeno che da noi è stato ristrutturato, cioè utilizzando lo studio su Valerio Lonzi, noi abbiamo studiato da capo tutto il problema dell'ipnosi. Partendo da Erickson, che è stato lo psichiatra americano che ha più di tutti scientificizzato, reso scientifico il problema dell'ipnosi, noi abbiamo compreso che bisognava studiare la fisica quantistica per comprendere esattamente come il fenomeno dell'ipnosi entra a far parte del nostro universo. E possiamo dire che mano a mano che abbiamo lavorato su 3.500-3.600 casi con vari tipi di ipnosi in Italia, alla fine abbiamo messo a punto un sistema che si chiama Triade Color Test Dinamico Flash,
che ognuno può fare su se stesso, a casa, da solo, e risolvere da solo il proprio problema. La tecnica utilizzata è una tecnica che prevede la comprensione di come l'universo attuale è strutturato e si rifà all'idea di una fisica quantistica che dice che l'universo è non locale, cioè non esiste né lo spazio, né il tempo, né l'energia, ma tutto accade in un solo luogo, in un solo istante, in un solo momento. La fisica di Bohm, il signore che ha scoperto, costruito questa fisica, si rifà all'esperimento del francese Alain Aspect, il quale dimostra chiaramente che due particelle, due fotoni che nascono nello stesso istante sono come due fratelli gemelli siamesi. Quando pesti i piedi a uno, l'altro sente il dolore, anche se sono a distanze infinite tra di loro. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che la velocità della luce si può superare? Vuol dire che il primo fratello, il primo fotone, quando gli viene pestato un piede, dice all'altro: mi avete pestato un piede, ma ci vorrebbe la velocità della luce, anni, perché l'altro si accorgesse di questo e si comportasse in modo opposto. Oppure vuol dire che i due fotoni sono nello stesso punto dell'universo, che ha un solo punto, e quindi i due fotoni sono la stessa cosa. Cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che la fisica di Alain Aspect, di Bohm, è una fisica che dice che l'universo è di un solo punto e che noi siamo una sola cosa, legati tutti a una stessa coscienza. Se noi portiamo questo discorso dell'ipnosi, quello che succedeva tra me e il soggetto che andava messo in ipnosi era un fenomeno di entanglement, di aggancio. Io ero agganciato alla sua coscienza e vedevo nella mia testa tutto ciò che vedeva e soffriva lui. In quel contesto lui raccontava ciò che era successo in un passato copresente con il presente, un passato che non esiste, perché se il tempo non esiste, non esiste neanche il passato. E noi crediamo che esista il passato, ma in realtà esiste una serie di eventi che accadono tutti in un colpo solo. L'ipnosi regressiva di Erickson era esattamente la prova scientifica che Bohm e Alain Aspect avevano ragione. Noi è come se chiedessimo a Valerio di entrare con la sua testa, che è una telecamera, in un'altra stanza dove c'è scritto sopra passato. Lui entra nel suo passato che è copresente con il presente, agisce lì e lo modifica per poi poter ritornare nella stanza dove c'è scritto presente. In questo contesto la programmazione neurolinguistica, che ora è tanto di moda, funziona nel tentativo di riprogrammare una persona quando questa ha un problema psicologico. La riprogrammazione si basa sulla manipolazione della timeline, della linea del tempo, che in realtà è una serie di eventi che accadono contemporaneamente. Non c'è quello che è successo una volta e quello che succede ora e il futuro. Tutti questi eventi sono copresenti nel presente e il presente è l'unica funzione d'onda matematica che ha consistenza, mentre il passato e il futuro, quello che noi crediamo che siano passato e futuro, sono due equazioni d'onda che si sommano tra di loro per dare un unico risultato, l'unica cosa che esiste sempre, il presente.
Chiaramente con questi concetti l'ipnosi diventa un'altra cosa e si capisce perfettamente che chi mette in ipnosi su internet o tende a fare questo senza avere profonda conoscenza della psiche umana, della fisica quantistica, non potrà mai ottenere il risultato che noi potevamo ottenere in un quarto d'ora, soprattutto tenendo presente che noi abbiamo sempre lavorato gratis, mentre qualcun altro no. Mais si. On mettra dans le lien YouTube le site de Corrado Malanga où vous pourrez faire ce qu'il a dit, les triades color flèche en test. Ce site est en plusieurs langues, il est parfaitement illustré, parfaitement documenté. Je vous invite à y aller, à télécharger ces tests et à les faire vous-même. Corrado, ce que tu dis, peu de gens peuvent le comprendre. Quand tu dis que le passé et le futur n'existent pas, que l'univers est juste sur un point et que c'est le présent, comment on peut faire, nous, pour expliquer ça à monsieur et madame tout le monde? Ils vont dire, ben non, tu as été petit, mais non, il y a eu la Seconde Guerre mondiale, les témoignages sont là. Comment on explique ça? La fisica quantistica ha una grande difficoltà, che non è la mia, la tua, la nostra. È una difficoltà che hanno anche i fisici quantistici nella spiegazione, perché distrugge tutta l'idea che noi abbiamo della realtà come essa ci appare. A questo proposito, gli studi modernissimi che sono stati fatti indicano negli ultimi 20 anni che il nostro cervello è un lettore di ologrammi e il neurofisiologo Pribram lo spiega perfettamente in più di 50 lavori pubblicati su riviste scientifiche. Un lettore di ologrammi. Che cosa vuol dire? Vuol dire che l'universo è un ologramma. Può apparire finto, ma non lo è vero l'universo, ma ha una consistenza diversa da quella che il nostro cervello crede che l'universo abbia. Noi crediamo che esista lo spazio, che esista il tempo e che esiste la materia, cioè l'energia. Tutto ciò non è vero. Questo è solo apparenza. Tutti gli esperimenti scientifici a livello di fisica quantistica che sono stati effettuati negli ultimi 10 anni lo dimostrano chiaramente e, tra gli altri, un lavoro pubblicato nel 2015 mostra chiaramente come noi siamo i creatori dell'esperimento stesso. Molto semplicemente dirò questo. Questo prevede che noi siamo i creatori del nostro universo. Non esiste un Dio dall'esterno dell'universo che dice a me di fare qualcosa. Non esiste un Dio che dice questo è buono, questo è cattivo, questo è acceso, questo è spento, questo è pieno e questo è vuoto. Non esiste nessun Dio e non esiste nessuna dualità. La dualità, il concetto di dualità, è un concetto che ha il nostro cervello che vede e legge la realtà virtuale di tutti i giorni. Per esempio, molto facilmente si capisce come se io guardo nello spazio profondo un punto in cui non c'è niente e mi chiedo, non c'è niente perché non esiste niente o non c'è niente perché c'è tutta la materia e tutta l'antimateria che si annichiliscono tra di loro? E io non vedo niente, perché la somma di più 5 e meno 5 fa 0. In quel contesto la fisica quantistica prevede che tutte e due le situazioni siano la stessa situazione. Non c'è niente perché il niente è uguale al tutto. È chiaro che non ci sono più i buoni e i cattivi,
non ci sono più gli alti e i bassi, non ci sono più i cattolici e i mormoni, non ci sono più i bianchi e i neri, ma c'è la realtà virtuale che mi appare in quel modo perché io, creatore dell'universo, credo che l'universo vada creato in quel modo e in quel modo esso mi appare. Più semplicemente, se io credo che l'universo sia duale, lo creerò in questo modo ed esso mi apparirà duale. Ma nell'istante in cui comprendo che l'universo è una cosa sola, che noi siamo parti di un'unica cosa, l'altro mi appare una parte di me. Nella vita pratica è facile, che ne so, prendiamo la politica. Nella politica io avrò un partito di destra e un partito di sinistra e mi apparirà duale il modello partitico, bipolare. In realtà, per chi comprende, non c'è la destra e la sinistra. Ci sono due correnti politiche che sono tutte e due sovvenzionate dalla massoneria, perché qualsiasi partito vinca, vince sempre la massoneria. Si ha una visione unica della realtà virtuale che noi credevamo essere duale, ma che in realtà è unica. Quindi il cattivo che io vedo, quello che viene contro di me, non è un altro che mi vuole fare del male, è quella parte di me che io ho avuto la necessità di creare all'esterno perché essa mi faccia qualcosa, che mi faccia comprendere cosa di me c'è che non è armonico con me stesso. Quindi se qualcuno mi dà una coltellata, io non devo dire a lui, brutto cattivo, perché mi hai dato una coltellata. Io devo pensare cosa c'è di me che non va, perché una parte di me ha avuto bisogno di crearsi una realtà in contrasto con la mia armonia. Perché ho dovuto creare un universo disarmonico? Che cosa devo ancora comprendere? E lì si comprende che l'ipnosi di Valerio Lonzi è stato solo il primo mattone che ci ha fatto comprendere come noi siamo. Quello che cambia a questo punto è la direzione della nostra realtà. Mentre prima, negli anni di Valerio, credevamo che il problema fossero gli alieni, oggi siamo costretti a dire non possiamo studiare gli alieni se non abbiamo capito come siamo fatti noi. È stato un effetto boomerang. Sì. Et oggi, Corrado Malanga, et aujourd'hui, Corrado Malanga, qu'est-ce qu'il pense des extraterrestres et des aliens? Molte sono le cose che sono cambiate. Gli step successivi che ho passato in questa ricerca, che alla fine si scoprirà non era la ricerca sugli alieni, ma era la ricerca su me stesso, che, come ho detto prima, all'esterno mi ero inconsapevolmente creato per cercare di capire qualcosa che dentro di me non capivo e avevo bisogno quindi di crearmi l'idea dello studio degli alieni, degli addotti, perché in realtà questa realtà esterna, virtuale, mi facesse comprendere quel qualcosa che di me non avevo capito. In quel contesto io ho passato diverse fasi. La prima, gli alieni sono cattivi, vengono su questo pianeta per prenderci qualcosa che noi abbiamo e che loro non hanno, e lo fanno contro la nostra volontà ed a nostra totale insaputa. Questa parte che noi chiamiamo anima, la parte femminile dell'universo uomo, il lobo destro del cervello umano, la parte della sensibilità, la parte che non ha il concetto di tempo e che quindi è immortale, quella volevano gli alieni e la prendevano a noi perché noi manco sapevamo di averla. In questo contesto il mito del ritratto di Dorian Gray, cioè
l'essere umano che fa un patto col diavolo e fa invecchiare solamente il suo quadro, mentre lui rimaneva sempre vivo e reale, diventa attuale. Diventa attuale nel mito tutti i racconti degli demoni che vengono a prenderci l'anima. I demoni dell'antichità erano gli alieni di oggi. Gli alieni dunque erano cattivi. Secondo step, gli alieni non sono cattivi, sono alieni, si fanno i fatti loro. In quel contesto prendono dappertutto quello che gli serve, come l'uomo inconsapevole che va a caccia di animali, che mangia la carne degli altri animali, che non ha una etica fondamentale, che fa solo i suoi interessi. Step numero 3. Gli alieni non sono alieni e quindi non sono né buoni né cattivi sostanzialmente, ma sono quella parte di noi che in qualche modo riflette quel qualcosa che noi dobbiamo capire e che non abbiamo capito. Noi in qualche modo, noi stessi, all'origine dell'universo, abbiamo accettato di venire su questo cavolo di pianeta e vivere l'esperienza aliena, perché dietro essa non c'è l'esperienza aliena, ma c'è il concetto di separazione. Chi siamo noi? Noi siamo coloro che hanno una parte anima, una parte mente e una parte spirito. Queste tre parti in ipnosi venivano chiaramente definite. E queste tre parti, che sono la parte femminile, la parte androgina e la parte maschile di noi, devono riunificarsi. L'alieno ci serviva solo a comprendere che noi siamo fatti di tre cose che devono diventare una cosa sola, che noi chiamiamo coscienza integrata. E attraverso la riunificazione, attraverso l'esperienza dell'alieno, noi comprendiamo che siamo venuti qui per fare l'esperienza unica che dobbiamo fare, cioè della separazione. La coscienza nasce e si divide in due. Nell'istante in cui si divide in due coscienze, e qui nasce l'idea della dualità a cui mi riferivo prima, le due parti della coscienza comprendono che sono separate, comprendono che devono fare l'esperienza del diviso, tutte le esperienze della divisione, per alla fine dire noi siamo il contrario. In quel contesto le due parti possono riunificarsi. Quindi all'inizio abbiamo una coscienza del tutto inconsapevole di sé. Nel mezzo, punto numero 2, abbiamo l'universo che si crea attraverso la dualità necessaria per comprendere chi siamo. Ognuna delle due coscienze guarda l'altra e si specchia in essa. Terzo punto, noi torniamo ad essere uno, ma non è più come all'inizio. Uno consapevole di sé, mentre all'inizio eravamo uno totalmente inconsapevole di sé. L'alieno è l'esperienza che noi abbiamo scelto di percorrere, alcuni di noi, scelto di percorrere per comprendere questa cosa che dentro di noi non riuscivamo a risolvere. Abbiamo cioè bisogno di una esperienza esterna perché questa cosa accada. Sostanzialmente, mentre all'inizio davamo la colpa agli alieni di essere cattivi, alla fine non diamo la colpa a nessuno, perché non esistono le colpe. Esiste un cammino coscienziale che noi abbiamo deciso di fare attraverso l'esperienza dell'alieno. Era evidente che in questa esperienza nasceva quello che è il problema attuale di oggi, che stiamo discutendo in questo istante. Ma l'alieno cosa voleva da noi? Delle tre parti, una parte animica, mentale e spirituale, cosa voleva? Voleva la parte animica, quella parte che, non avendo il vettore temporale, vede l'universo in un solo istante, come se tutto l'universo accadesse in un unico istante, senza tempo. La parte animica è la parte immortale di noi. L'alieno non voleva fare l'esperienza della morte. L'esperienza della morte è l'unica esperienza finale
che ti permette di comprendere che la morte non esiste, ma tu non lo puoi comprendere se non fai questa esperienza. Ed è per questo che noi, esseri umani, su questo pianeta, pur avendo la possibilità di essere anima, moriamo lo stesso, perché dobbiamo fare questa espérience. Et c'est juste incroyable. Et pour, j'encourage tout le monde. D'ailleurs, on se propose de traduire les autres livres où Corrado parle de ça. Hein, je mets mon petit écran. Coscienza, conscience, le monde heureux. Le monde heureux n'est pas une utopie. La géométrie sacrée in Evideon, Genesi. Cos'è Evideon, Corrado? Ah, Evideon. Sì, scusate. Per comprendere il fenomeno dell'ipnosi, i nostri studi furono molto contestati all'inizio da tutte le forze di questo pianeta. Gli ufologi non volevano che noi comprendessimo che cos'era il fenomeno ufologico. Perché? L'UFO è un oggetto volante non identificato. Se si identifica, l'ufologo non serve più a niente e va a casa. L'ufologo non voleva che noi capissimo e aveva compreso che seguendo questo percorso noi avremmo capito e avremmo mandato gli ufologi a casa. Il Vaticano, ma qualsiasi altra fonte di informazione pseudo-religiosa, non voleva che noi comprendessimo, perché avremmo dimostrato che noi siamo Dio e gli dei non esistono, così come non esistono i demoni. Gli dei esistono solo perché noi abbiamo la necessità psicoanalitica di dover dare la colpa a qualcuno delle nostre azioni. Noi invece siamo coloro che dobbiamo riprendere su di noi la responsabilità della nostra creazione. Così non andava bene per i servizi segreti e per i militari, che sono sempre stati in liaison con l'alieno e che cercano in qualche modo di tenere la popolazione sotto il comando di una elite di poche persone su questo pianeta, e quindi non andavamo contro anche la scienza che diceva l'universo ha dei limiti. C'è il limite del principio di indeterminazione di Heisenberg, premio Nobel per la fisica. C'è il teorema di Gödel che dice che indecidibilità, brutto nome per dire non possiamo capire se non fino a un certo punto, la scatola universo che ci contiene. Il mito della torre di Babele. Gli uomini vogliono costruire una torre perché faccia un buco nel cielo e perché si veda dove abita Dio. Dio non vuole che l'uomo veda le sue cose e quindi confonde le lingue. Nel mito c'è sempre stato scritto tutto. Il mito è la rappresentazione quantistica dell'universo. Non c'è una foto di un passato, di un presente e di un futuro, c'è il mito, un unico fotogramma in cui esiste tutto, anche come le storie andranno a finire. In questo contesto noi dovevamo rispondere agli scienziati che ci chiedevano che validità aveva l'ipnosi. L'ipnosi non ha nessuna validità scientifica. Non è vero. L'ipnosi ha una grande validità scientifica perché la scienza non è solamente la fisica o la chimica, la scienza è tutto. E in quel contesto noi abbiamo creato un mondo che è il mondo dell'Evideon, cioè un modello scientifico che ci faccia comprendere come l'universo nasce come una sfera, ma diventa un toroide. Questo è un po' quello che succede. Questo è il toroide, vedete, è una specie di sfera che però a un certo punto, sfera, diventa toroide. E l'universo toroidale, cioè questa specie di
di struttura, vede l'universo solamente su questa superficie. Noi siamo una superficie piana sulla quale accade tutto. Abbiamo cercato di spiegare questo con i numeri e abbiamo capito delle cose incredibili. Nei libri ci sono, nei libri che ho scritto, tutti i numeri. Noi non abbiamo voluto fare un discorso alla New Age in cui ci sono un sacco di parole, ma dentro le parole non c'è altro. Ci sono i vari numeri, c'è pi greco, la sezione aurea, il numero di Nepero, e le relazioni che legano stranamente l'universo con un numero molto interessante, che è 432, 432, che possono essere anche Hertz. Nel caso in cui quindi una frequenza, i 432 sono Hertz, noi comprendiamo come l'universo, che noi stessi abbiamo inconsapevolmente creato, è una sfera che ha una frequenza di vibrazione. Questa frequenza di vibrazione è esattamente un numero in relazione a 432 Hz. Tutta la manifestazione è legata a questo numero. Per questo la musica che noi ascoltiamo a 432 Hz ci sembra una musica molto più orecchiabile, perché il nostro cervello, quando sente un suono, ha l'abitudine di mettersi in relazione con questo suono, vibrare con la stessa frequenza del suono che ascolta. Nell'istante in cui il nostro cervello vibra alla frequenza del 432, il La quinto del pianoforte, noi ascoltiamo l'universo con la stessa frequenza con la quale l'abbiamo inconsapevolmente costruito. È come se qualcosa dentro di noi ci facesse riconoscere la realtà. Noi siamo quella frequenza lì. Un suono diverso è sempre un suono, ma ci appare diverso, ci appare come qualcosa di più brutto, meno consistente. Così, mettendo insieme questi numeri, abbiamo potuto, attraverso delle equazioni facili da capire nei libri che ho scritto, che pi greco è legato alla sezione aurea in modo perfetto, che l'universo in qualche modo è un cerchio che si espande sempre di più come fosse una chiocciola. E tutte le equazioni della fisica, i numeri della fisica, sono ricaduti nel nostro universo, che è facile capire perché è un gioco da bambini. L'universo è fatto di 3 assi, un asse del tempo, destra-sinistra, un asse dello spazio, avanti-dietro, e un asse dell'energia, alto-basso. Non c'è altro. Tutto l'universo si comporta in questo modo. Per esempio, questa chiave di lettura deve essere vera per tutto. Comportamento umano. Passiamo dal comportamento dei fotoni e degli elettroni al comportamento degli esseri umani. Ognuno dentro di noi ha questo gruppo di assi e si relaziona all'altro nello stesso modo. Come io vado incontro a una persona e avremo tutti e due insieme l'asse dell'energia uguale, l'asse dello spazio uguale, ma l'asse del tempo, lui vedrà il mio passato al posto del mio futuro, perché ci incontriamo, siamo uno davanti all'altro. E in questo contesto c'è qualcosa che non torna. Infatti, quando io incontro un mancino per la strada, tutti e due ci spostiamo a destra e tutti e due ci spostiamo a sinistra. Nessuno dei due passa per primo, per il semplice fatto che ognuno dei due interpreta i segnali, i microsegnali dello spostamento del corpo dell'altro in modo opposto. Vogliamo applicare questo modello alla grafometria e alla grafologia? Quando noi scriviamo, pieghiamo la testa di 90 gradi e quindi l'asse dello spazio diventa l'asse di penetrazione del foglio sul quale scriviamo.
E si vede che il grafologo, con questa interpretazione, in 5 minuti è in grado di comprendere qualsiasi segno grafico senza aver studiato niente. Così come l'analisi del movimento del corpo umano, che la programmazione neurolinguistica porta avanti come studio importante del comportamento umano, non ha più bisogno di essere letto in 20 libri, perché è la rappresentazione di questo fenomeno. Così come questo gruppo di assi è la rappresentazione del fotone, così come questo gruppo di assi è la rappresentazione dell'universo. Perché? Perché l'universo è come un fotone. L'universo è un ologramma? Sì. L'universo è un frattale? Sì. Allora l'universo è fatto come un mattone, fatto di tanti piccoli mattoni tutti uguali. Ed ecco che l'universo ci appare in un modo chiarissimo, dove quello che dice la fisica moderna è esattamente questa cosa. Sapete cosa dice la fisica moderna? Che l'universo è un ologramma piatto sullo spazio-tempo, estruso, cioè tirato fuori, sul terzo asse dell'energia. Era esattamente il modello delle video di questo tipo qui. Questo è un piano, questo è l'universo all'inizio, succede il miracolo, tataran, ed ecco che l'universo diventa 3 assi e diventa il toroide di partenza. Chiaro, questi concetti non sono facilissimi da capire, perché il nostro cervello non ha la capacità di vedere queste cose. Il nostro cervello vede le cose come credi che esse siano, non come esse sono. Questa è una cosa che viene fuori dalla sperimentazione in ipnosi. Se io prendo Valerio Lonzi, lo metto in ipnosi come le altre 3.600 persone e gli dico: questa cosa qui che te vedi è una farfalla, lui la vedrà ad occhi aperti come una farfalla, ma non perché io ho confuso, come si credeva una volta, i suoi sensi. No, perché lui si fida di me, io sono diventato il suo inconscio ed io gli dico: questa è la realtà. In quell'istante lui crea la realtà come io gli ho detto che deve essere creata, e lui crea questa cosa come una farfalla e la vede farfalla non perché si sta sbagliando, ma perché lui ha una creazione in corso diversa dalla mia. Facciamo la prova. Noi tutti possiamo guardare un albero. Ci appare lo stesso albero? Ma no, ognuno disegnerà, vedrà e crederà che quell'albero è una cosa molto diversa da quella che vede un altro. Ognuno di noi, creatore di quella particolare parte del suo universo virtuale, la crea a sua immagine e somiglianza, come crede che debba essere fatta. Che cos'è che cambia? È la consapevolezza della tua creazione. Quando tutti noi avremo la stessa consapevolezza, ecco che a tutti noi l'albero ci apparirà uguale. Ma la consapevolezza è una misura della propria coscienza. Noi che siamo un essere unico siamo coscienza, e la coscienza è legata a un fenomeno fisico che si chiama entropia. L'entropia, secondo principio della termodinamica, aumenta sempre. Ma l'entropia, scritta in questo modo, non è la coscienza, che è sempre stata infinita, dall'inizio che non c'è alla fine che non esiste. Quello che cambia è la consapevolezza della coscienza. Io ho 100.000 euro in banca, ma non so di averli. Non ho consapevolezza di essere ricco, ma sono ricco. Io sono coscienza, ma non so di esserlo. Ma la consapevolezza è legata all'entropia. Cosa dice la fisica? Che l'entropia aumenta sempre, che non può diminuire. In questo universo la coscienza è fissa, ma la consapevolezza di sapere chi sei aumenta sempre.
e arriverà fino a un certo punto che tutti avremo la stessa consapevolezza. Quello sarà il mondo felice a cui tu alludevi facendo vedere quel libricino che io qualche tempo fa ho scritto. Mais alors, dans ce modèle-là, l'antimatière et surtout les antiphotons, que toi souvent tu cites, ils sont placés où? Certo. Cosa dice la fisica moderna rispetto all'antifotone? La fisica moderna dice l'antifotone non esiste perché il fotone non ha antiparticella, ovvero il fotone e l'antifotone sono la stessa cosa. Più di 200 scienziati nel mondo la pensano in un modo completamente diverso. E oggi la fisica moderna prevede che l'antifotone abbia una sua consistenza. Il fotone è, quello che noi sappiamo, una particella che non ha massa. In realtà io dico che il fotone che non ha massa è semplicemente una rappresentazione di una rapida interconversione tra fotone ed antifotone. Il fotone avrebbe una ipotetica massa positiva, l'antifotone una ipotetica massa negativa. Il fotone e l'antifotone interconvertono tra di loro rapidamente, tutto così, facendo in modo che noi si veda solamente quello che accade nel mezzo. È facile capire questo. Guardate i cerchioni di un'automobile mentre l'automobile cammina. L'automobile parte e i raggi della ruota a un certo punto cominciano a girare e a un certo punto sembrano fermi. Quello è il momento in cui io vedo l'universo come se fosse fermo. Fotone, un fotone virtuale che non ha massa. Perché esiste un teorema che dice che se io voglio vedere bene un fenomeno come è fatto, devo usare una frequenza doppia della frequenza di come si muove quella cosa, se no non vedo niente. Così io ho creato l'universo, sono il creatore dell'universo e con la stessa frequenza di creazione dell'universo guardo l'universo, non può funzionare. Invece di vedere il fotone e l'antifotone nella loro realtà, io vedo solamente il fotone virtuale, cioè quello che non ha massa. È come credere che esista Shiva, Vishnu e Brahma, secondo la tipologia degli dei della Valle dell'Indo. I buoni, i cattivi e qualcosa che sta nel mezzo. E io quello che vedo è solamente Brahma. Invece di vedere un'anima, uno spirito e una mente, vedo solamente la mente. Invece di vedere, per i chimici mi capiranno, le formule limiti di risonanza del benzene, che sono due, il benzene è una molecola, come sapete, anche molto nociva, vedo solamente qualcosa che gli assomiglia ma che sta nel mezzo. Nel nostro modello, fatto di 3 assi, ve lo ricordo, un asse del tempo, sinistra-destra, un asse dello spazio, avanti-dietro, e un asse dell'energia, alto-basso, in questo modello, come dice la fisica moderna, quello che conta è solamente il piano spazio-temporale, cioè avanti-dietro, destra-sinistra. Perché? L'asse dell'energia aumenta e diminuisce sempre, come un chewing gum, come una molla. E nel fare questo si capovolge con una velocità al di sotto dei 10 alla meno 44 secondi. Noi non vediamo niente, noi vediamo solo il fotone, l'antifotone, le 2 immagini speculari. In fondo, nel mito dello specchio c'è scritto tutto. In Genesi 1,27 Dio dice: ho creato l'uomo a mia immagine e somiglianza. Specularmente. In realtà la coscienza crea, all'inizio di tutto, 2 coscienze che sono uno l'immagine speculare dell'altra. Tutto è legato a un piano di simmetria. L'universo deve avere un piano di simmetria. Nell'istante in cui io ammetto l'esistenza dell'antifotone,
tutti i conti che alla fisica non tornano diventano chiarissimi. L'energia oscura, l'antimateria, tutto chiaro in un unico semplice istante. Questo modello che io ho utilizzato di fotone e di antifotone mi ha permesso di comprendere che la materia, come noi la conosciamo, è fatta di fotoni e antifotoni collegati insieme. L'antimateria è fatta di antifotoni e fotoni a specchio. Con questo modellino, con un bambino della prima elementare, io sono in grado, su una lavagna, di fargli comprendere gli esperimenti che fanno al Large Hadron Collider. Solo che loro spendono 27 milioni di dollari ogni volta che accendono lo strumento e io lo faccio con le palline colorate mettendoci 5 secondi. Si, si. Dans l'anima, l'âme, Sì, c'est quand même le point central. sì. Qu'est-ce que c'est pour toi l'âme? C'est pas pour moi, cioè non è tanto per me che cos'è, ma è quello che tecnicamente posso far vedere allo scienziato di turno che ha un suo linguaggio preciso. Io, se vado da uno scienziato e gli dico, ho scoperto che l'anima è una bella cosa che abbiamo dentro di noi e che ha l'immortalità e che ci fa capire come noi siamo luce, mi sputa nel muso, cioè non accetta il mio linguaggio. Allora io prendo i risultati delle ipnosi che abbiamo fatto, trasformo tutto in un modello geometrico, prima che matematico e fisico, geometrico, perché l'universo è solo geometria, non esistendo spazio, tempo ed energia, tutti sono numeri puri, solo forma. E mostro la forma al professore di fisica e gli dico, l'anima è un tensore fisico, cioè una serie di vettori caratterizzati da un vettore lungo l'asse dello spazio, lungo l'asse del tempo a 90 gradi e lungo l'asse dell'energia. Quindi ho una specie di scatoletta quadrata in cui su uno spigolo c'è l'origine dei 3 vettori. Anima, mente e spirito sono caratterizzati da queste 3 scatolette con questi vettori. Anima ha un vettore energia verso il basso, per convenzione è verso il basso l'energia, per convenzione ha una parte spaziale e per convenzione dovrebbe avere una parte temporale che però non possiede. La parte animica è senza vettore tempo. La parte animica vede il tempo non locale, cioè vede tutto il tempo in un unico istante, come dice la fisica di Bohm. Lo spirito ha l'asse dell'energia, ha l'asse del tempo, ma non ha questa volta l'asse dello spazio. Lo spirito vede non localmente lo spazio, come se tutto accadesse in un unico punto. La mente ha un asse dello spazio, ha un asse del tempo, ma non ha un asse dell'energia. Vede l'energia non localmente, cioè ha dentro di sé tutti i valori dell'energia contemporaneamente. Queste 3 parti che comandano il lobo destro, l'anima, il lobo sinistro, lo spirito, e il lobo centrale, cioè il corpo calloso del cervello, la mente, agiscono separati tra di loro come 3 coscienze divise. Quando una persona si comporta in un certo modo, è il risultato delle 3 coscienze. E guardate il trend fondamentale di una parte femminile e di una parte maschile quando parla. Per esempio, quando una donna
dice a un uomo, gli confessa il suo amore, la donna dirà: ti amerò per sempre. Per sempre. Un problema tecnicamente temporale. Quando un uomo dice a una donna la stessa cosa, dice: ti amerò ovunque tu vada, cioè usa lo stesso concetto di non località, dove la parte femminile usava il tempo, la parte maschile usa lo spazio. Questo concetto fondamentale ci permetteva di mettere insieme i modelli matematici, teorici, fisici, geometrici a disposizione del comportamento umano, dimostrando chiaramente che se la fisica è una scienza perfetta, anche il comportamento umano lo è. E questo modo di pensare è veramente la rivoluzione della scienza di oggi, dove il fisico e il matematico pensano in qualche modo di essere una elite, perché loro sì che sanno fare i conti. Ebbene, i conti ora possono essere fatti anche nel modo con il quale io ti stringo la mano. Ed ecco che la programmazione neurolinguistica assume un significato estremamente più importante e calzante e probante, come la psicanalisi, che diventa qualcosa di estremamente matematico. Un libro di PNL, programmazione neurolinguistica, è un libro di matematica, se uno lo va a leggere bene. Questo che io sto dicendo non lo hanno capito neanche i PNListi, che usano la fisica quantistica a sproposito. Ma questa unica chiave di lettura ci permette di comprendere una cosa fondamentale. Ci permette di capire come interagire con la parte animica, come interagire con la parte spirituale o mentale quando noi abbiamo un problema di tipo psicoanalitico, perché ora sappiamo una cosa, che ci sono 3 cose dentro di noi e noi dobbiamo andare a prendere quella che non è armonica. Per fare questo abbiamo inventato il Triade Color Test dinamico flash, che in un quarto d'ora non solo da soli ti permette di risolvere il problema della adduzione aliena, ma ti permette di risolvere qualsiasi tipo di problematica psicoanalitica che tu possa avere. Corrado, Sì, sì. est-ce que tu penses que tout le monde a une âme? No, questa è una domanda molto interessante. All'inizio delle nostre ricerche, quando avevamo i soggetti che venivano da noi per risolvere il loro problema della adduzione aliena, il percorso che noi imponevamo a questo soggetto era di andare in una ipnosi profonda, e in questa ipnosi profonda quello che veniva fuori era sempre la parte animica, cioè la parte femminile del sé. Da questo punto di vista, noi abbiamo chiesto alla parte animica chi era, chi fosse, e la parte animica rispondeva in un modo preciso. Avevamo bisogno di fare queste domande perché sono le cosiddette domande di controllo del protocollo. Quindi, per sapere esattamente qual era l'identità che il soggetto manifestava nell'ipnosi, chiedevamo, quando il soggetto era in uno stato di ipnosi profonda, come ti chiami? La risposta era: noi non abbiamo nome. Definisciti, sono una matrice di punti di luce, luce nella luce, ma tu non mi puoi vedere. Funzionava così. Ancora, cosa vogliono quegli esseri che vengono a prenderti? Vogliono me, perché io sono la vita. Ancora, come ti chiami? Io non ho nome, ma lui si chiama Giuseppe. Lui è il mio contenitore. Io abito dentro di lui. Lui è come un cappotto per me. Io lo faccio muovere.
si riferiva al corpo. In quel contesto, quando noi chiedevamo più specificamente a questa parte cosa vogliono gli alieni da te, la parte animica rispondeva sempre: vogliono me perché io sono la vita. Perché l'alieno non prende tutti? Perché io non entro in tutti i contenitori, ma solo in quelli buoni per me. Come si fa a sapere quali sono quelli buoni? Si vede all'interno del DNA. La faccio più corta, più breve di quelle che erano le risposte, però il succo è questo: perché devo essere compatibile con la struttura del DNA. In quell'istante comprendevamo perché i casi di adduzione sono legati al DNA femminile e sono nella stessa famiglia. La nonna, la mamma, la figlia, la nipote, tutti hanno lo stesso DNA mitocondriale e tutti quindi vanno bene per l'alieno da un punto di vista biologico. Dunque ci sono soggetti che non possono contenere la parte animica? Risposta: sì. Quanti soggetti possiedono parte animica su questo pianeta? Le risposte erano grosso modo il 20%. Questo che cosa voleva dire? Che c'era l'80% di persone che non avevano parte animica? Questo ci faceva capire come questo 20% era legato anche al numero di ipotetici addotti, potenziali addotti, che potevano esserlo su questo pianeta. Questo non vuol dire che gli addotti di questo pianeta siano il 20%. Questo voleva dire che solo il 5% di questo 20% erano addotti, adducibili, poiché l'altro 15% aveva una parte animica consapevole, cosciente, e non permetteva all'alieno quello che l'altro 5% invece gli permetteva. In altre parole, il 15% degli esseri umani con anima non si faceva addurre perché la parte animica si opponeva con la propria consapevolezza, perché quella esperienza non era un'esperienza che interessasse alla parte animica. Quelle parti animiche dovevano fare altre esperienze e non quelle della adduzione. Quindi, sostanzialmente, il nostro mondo è fatto del 100% degli esseri. Di questo il 20% possiede parte animica. Di questo 20% solamente il 5% viene addotto. Che differenza c'è tra un soggetto con parte animica ed un soggetto senza parte animica? La consapevolezza, perché il soggetto che non ha parte animica, gli mancherà la consapevolezza di quella parte. Quindi sostanzialmente un soggetto senza parte animica ha più difficoltà a comprendere come è fatto l'universo. Ma allora, esiste un uomo di fascia A e un uomo di fascia B? Punto interrogativo. No, tutti possono potenzialmente essere parti animiche, ma perché l'80% non ha dentro di sé la sua parte animica? Perché questa parte animica è rimasta ad un livello universale differente e non è scesa, diciamolo tra virgolette, al nostro ultimo livello, perché ha avuto paura, probabilmente, di fare l'esperienza finale della separazione, quell'esperienza che è obbligatoria per poter poi comprendere che l'universo non è fatto di divisione, bisogna passare attraverso la divisione. E l'ultimo step è quello che noi viviamo su questo piano spazio-temporale. I piani spazio-temporale sono 7,
come 7 sono i livelli energetici dell'atomo di Bohr, premio Nobel per la fisica, come nel mito 7 sono i colori dell'arcobaleno, 7 sono le note, 7 sono i chakra. Nel mito c'è scritto tutto, basta avere la consapevolezza di riuscire a leggerlo correttamente. Quindi l'esperienza della separazione parte dal primo livello, in cui la coscienza è unita, e si comincia al primo livello a separarne un pochino, a separare nel secondo, a separare ancora nel terzo, come un elastico che sta per rompersi. È solo nel settimo livello, il nostro, che l'elastico si è rotto e abbiamo un lobo destro e un lobo sinistro, un buono e un cattivo, un acceso e uno spento, che ci appaiono così perché il nostro cervello, lettore di ologrammi, legge l'ologramma totalmente diviso. Quello che succede in questo ultimo livello è che la separazione totale fa paura alla parte animica, fa paura alla parte spirituale, che sono rimasti al piano di sopra. I famosi angeli della New Age, che vengono in qualche modo, entrano nella storia e nel mito del nostro pianeta, sono coloro come noi che non hanno avuto il coraggio di scendere per fare l'esperienza finale, perché l'esperienza si fa scendendo, non salendo, come dice la New Age. La New Age, in fondo, è in mano a questi esseri del piano di sopra che vengono in qualche modo a canalizzare l'esperienza di alcuni esseri umani. E chiaramente questi esseri che non hanno voglia di scendere, non vogliono neanche che noi si capisca che cosa sta succedendo al piano di sopra, perché se no costringeremmo loro a scendere, perché tutti devono fare l'esperienza dell'acquisizione di consapevolezza. È come se l'universo si fosse fermato a Buddha. Buddha comprende, si siede sotto l'albero e guarda. No, noi comprendiamo, ma non ci sediamo sotto l'albero. Noi facciamo qualcosa per comprendere fino in fondo come è fatto l'universo. C'è qualcuno durante il cammino di acquisizione di consapevolezza che a un certo punto non vuole che noi si faccia il processo finale e ti ferma al livello di Buddha. Noi andiamo avanti, noi comprendiamo che siamo coloro che una volta erano al piano di sopra e siamo scesi per fare l'ultimo scalino, quello dentro il quale c'è anche la paura di farlo. Ma la dobbiamo fare questa cosa per comprendere attraverso l'esperienza, perché nella coscienza c'è un discorso chiaro. Tu sei solo se fai, perché tra il fare e l'essere non esiste nessuna differenza. Quindi l'esperienza della morte noi la dobbiamo fare, anche se dentro di noi c'è l'informazione della eternità, perché solo attraverso quella esperienza comprenderemo che la morte non esiste e alla fine comprenderemo che non era necessario neanche fare questa esperienza, ma l'unico modo per capirlo era fare l'esperienza. Wow, c'est impressionnant, impressionnant, vraiment. Là, je suis bluffé. Et est-ce que tu as eu l'occasion d'étudier l'ADN, il DNA? Sì, 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 sì. Perché pourquoi on a une tellement grande partie d'ADN que les médecins appellent ADN poubelle, che non serve a niente? Perché? Oui, oui, oui. Dunque, qui interviene il mio lavoro. Io ho fatto il chimico fino a un mese fa, ora sono in pensione e ho insegnato chimica organica per 40 anni all'Università di Pisa. Premetto subito che il mio modo di fare chimica non è quello dei miei colleghi, che sono molto interessati alla grandezza del loro studio, alla carriera,
a tutta quella parte estetica di cose che a me non serve a niente. E mi dovevo chiedere, da chimico, come mai la parte animica diceva io devo essere compatibile con il DNA umano, se no non posso entrare in quel corpo. Nel mito, come al solito, esiste la soluzione di questo fatto. Perché in alcuni testi antichi, come il Sefer Yetzirah, testo che avrà una età 1700 anni prima di Cristo sostanzialmente, quindi è un testo non vecchio, oserei dire moderno. Il babbo di Abramo, ecco, lo ha scritto. Forse nel Sefer Yetzirah ci sono gli Autiut, che sono gli stampini in ebraico. Gli stampini sono 22, come gli archetipi. C'è lo stampatore e c'è lo stampato. Lo stampatore è il creatore, che attraverso i 22 stampini crea lo stampato che è l'uomo, che è l'immagine speculare dello stampino. Ancora una volta, nel linguaggio ebraico, cioè nelle 22 lettere dell'alfabeto ebraico, c'erano delle informazioni. Perché queste 22 lettere dell'alfabeto ebraico sono la rappresentazione culturale di quella che è l'idea che l'antico popolo ebraico aveva degli archetipi, cioè delle manifestazioni dell'universo. Per gli ebrei antichi l'universo si manifesta in 22 modi diversi. Quindi 22 sono le lettere dell'alfabeto ebraico, 22 sono i tarocchi, 21 più 1 sono gli amminoacidi del DNA, dove 1 è l'archetipo degli archetipi, come il matto dei tarocchi è quel tarocco che contiene le informazioni di tutti gli altri tarocchi. Ricordo che i tarocchi non sono delle semplici carte, le ha costruite il dio Tot, vengono dall'antico Egitto, sono basi fondamentali di una cultura archetipale universale junghiana. In questo contesto ci sono 22 modi per muovere un oggetto nel mondo delle videon che vi ho fatto vedere prima con i 3 assi. Non a caso. Cosa sono gli archetipi? Gli archetipi sono idee fondamentali dalle quali nascono tutte le altre idee. Sono operatori geometrici, sono come il più, il meno, il per, il diviso. Sono 22 operatori che possono essere ridotti anche di numero quando la tua coscienza aumenta e si vede che questi operatori diminuiscono di numero perché non c'è bisogno di tanti operatori, perché solo pochi costruiscono poi tutti gli altri operatori. In questo contesto il DNA aveva nel mito lo stesso significato che aveva il caduceo per gli antichi egizi, i 2 serpenti che si uniscono tra di loro a formare le 2 linee del DNA. Se voi guardate con attenzione come il caduceo viene disegnato, si scopre che esso si incrocia esattamente un certo numero di volte, che è lo stesso numero di volte per fare un giro completo del DNA. Inoltre, il dio Tot, oppure Wotan, per coloro che sono amanti della civiltà norreica, cioè del nord Europa, Wotan e Tot sono lo stesso dio, lo stesso mito, lo stesso simbolo, essi, alla ricerca della conoscenza, leggi che cosa fa Wotan, Odino, e leggi che cosa fa Tot nel libro dei morti egiziano. Cerca la conoscenza e
Per fare questo, il dio Tot regala all'uomo una spada che infilerà al centro del DNA e che è il terzo nucleo del simbolo del caduceo. In realtà nel DNA cosa succede? Nel DNA noi si vede nelle trasmissioni scientifiche televisive queste due cose che sembrano delineare una scala a chiocciola che si muove con degli scalini che sono delle molecole che si incastrano tra di loro e che si chiamano basi puriniche e pirimidiniche, che sono solamente 4, quindi non pensiate che l'universo del DNA sia fatto di molecole complicate. Ma questi scalini tra di loro sono legati, perché da una parte c'è una molecola, dall'altra parte c'è un'altra molecola che si incastrano per fare lo scalino al centro c'è un atomo di idrogeno che oscilla come catione, cioè come H+, caricato positivamente, tra uno scalino e l'altro pezzo dello scalino, la destra e la sinistra, la destra e la sinistra, la destra e la sinistra, la destra e la sinistra. Se io vedo il mio DNA come un tubo dall'alto, vedo che si è creato un qualche cosa al centro che è una corrente di elettroni. E questa la spada che il dio Tot regala in qualche modo all'uomo e che è la spada che contiene le informazioni della immortalità. La parte animica in ipnosi diceva: io mi colloco al centro del DNA. Facevano anche i disegni. Gli addotti che vedevano questa cosa dopo uscivano dall'ipnosi e cercavano di disegnare quello che avevano visto. Mi sono trovato con alcuni addotti che non capivano niente di chimica e che mi hanno disegnato il DNA anche con le molecole di cristallizzazione dell'acqua attorno al DNA, senza sapere neanche che cosa avevano fatto, ma lo avevano visto, perché la loro coscienza gliel'aveva fatto vedere in ipnosi. Che cosa rende un DNA buono e un DNA cattivo, tra virgolette, perché la parte animica possa entrare? La sequenza di basi puriniche e pirimidiniche, cioè come queste basi si alternano l'una all'altra. Ci sono infinite milioni di combinazioni, ovviamente. Quella cosa lì legava la frequenza del DNA, che è come una molla che si muove e che oscilla e che deve oscillare con quella frequenza, perché altrimenti non ci si aggancia con la stessa frequenza alla parte animica. Noi abbiamo calcolato tutte queste frequenze, ovviamente, che sono sull'ordine dei 4 Hz, sostanzialmente. Quindi sono frequenze molto basse, ma che ci permettono di fare dei calcoli e di fare delle previsioni, tra le altre cose. Tutto sommato, devo aggiungere che non è vero, quindi, che una persona che non abbia parte animica non può averla perché il suo DNA non va bene. Quello che si vedeva a livello di ipnosi profonda è che la parte animica non subisce il DNA e dice: questo mi va bene, questo mi va male. La parte animica costruisce il DNA e te lo fa diventare buono se ritiene opportuno di dover entrare in quel contenitore. È la parte animica dunque che costruisce il DNA. Noi nel triade color test dinamico flash a cui mi riferivo prima, quel test, quella proiezione mentale, quel sistema di regole, di passaggi che ti permette di comprendere chi sei e di riacquisire consapevolezza di te, vedevamo chiaramente all'interno di questo test chi è animico e chi no. Ma chi non è animico, la sua parte animica in quell'istante la può richiamare, la può convincere dal livello 6 a scendere nel suo contenitore a livello 7 e la può convincere a fare l'esperienza finale. Stupéfiant, stupéfiant. Allora avrei una domanda da fare sugli alieni, quando dice che sono quello che sono, né buoni né cattivi, in fondo come noi, inconsciamente. Sì.
Ma però quelli che hanno la mano messa per schiacciarci, quelli che sono in contatto con i nostri dirigenti, un po' cattivi lo sono e un po' consapevoli pure, secondo Sì, me. capisco la Eh, questione. Allora, approfondiamo su questo punto. Noi siamo i creatori dell'universo, siamo inconsapevoli e quindi ci creiamo e accettiamo l'esperienza della adduzione perché inconsapevolmente essa ci rappresenta qualcosa che dentro di noi non capiamo e abbiamo bisogno di estroiettarla fuori di noi perché essa ci faccia capire qualcosa. L'alieno vuole semplicemente, inconsapevolmente, renderci pronti a chiederci perché venite da me e mi prendete. Così noi potremmo fare uno studio e trovare che noi siamo fatti di tre parti, una parte animica, una mentale e una spirituale, che si devono riunificare insieme. L'alieno, dunque, a specchio, ci serve per acquisire la consapevolezza che noi dobbiamo tornare ad essere uno. Così noi, a specchio, serviamo all'alieno per fargli capire che lui ha scelto un percorso di consapevolezza sbagliato, mm, un percorso dove non si prende la consapevolezza degli altri perché si ha paura di fare noi l'esperienza. mm. L'esperienza non si ruba agli altri, noi dobbiamo fare il cammino. Non posso chiedere a te che cosa hai provato quando un mattone ti è caduto su un piede. Me lo devo far cadere sul piede il mattone per capire che cosa vuol dire il dolore di un mattone sul piede. Nell'istante unico in cui vive tutto l'universo, in quell'istante, mentre io capisco cosa a me serve l'alieno, l'alieno capisce anche che ha sbagliato percorso di consapevolezza. In quel contesto, noi, liberandoci dall'alieno, facciamo tecnicamente un favore anche all'alieno, perché lo mettiamo in condizioni obbligatoriamente di comprendere anche la sua parte. Questo è il primo aspetto della questione. È evidente che chi comanda su questo pianeta è caratterizzato dall'assenza totale di parte animica, perché la parte animica è quella parte che ti dà, la parte femminile del sé, che ti dà la sensazione dell'essere. Non fa i conti, non gli importa che 2 più 2 faccia 4. Se lo fa, chi se ne frega. È anarchica, è creativa, non ha bisogno di dominare attraverso il comando, attraverso i soldi, attraverso la separazione e quindi non ha bisogno di fare il nostro governante. Ok, Sì. grazie. E quando vedi nelle sedute i lux, cosa sono i lux? Durante le 3500, 600, non mi ricordo neanche quante sono, ipnosi a diversi livelli e con diverse tecniche che abbiamo fatto, veniva fuori un bestiario di alieni che sostanzialmente era un bestiario che noi troviamo anche nel mito. C'era il piccolo alieno grigio con le 3 dita e il pollice opponibile, alto 1,20 m, con l'odore sgradevole, che è una specie di robottino che conta poco. C'era il biondo a 5 dita, 2,80 m di altezza, tuta blu, con il segno qui che ricorda molto il segno della massoneria, squadra e compasso. Non a caso ciò accadeva. Capelli ramati, occhi con pupille verticali, 5 dita nelle mani, lunghe, con femmina dietro, che era alta circa 40 cm meno, che conta meno, perché l'aspetto fondamentale dell'alienologia è legato al fatto che essi sono tutti maschilisti. E per forza, perché non avendo il coraggio di fare in modo che la parte animica scenda, la tengono sempre sotto controllo. Questo è il problema fondamentale che è legato a come è fatto il nostro universo, un universo prettamente maschile, sia da un punto di vista religioso, che da un punto di vista politico, che da un punto di vista strutturale. La donna conta meno. Questo perché dentro di noi abbiamo questa informazione che ci deriva dal piano di sopra. Poi c'è il classico alieno che ha la forma di serpente, insomma è
squamato, con la coda, alto anche questo 2,40 m, con il muso da serpente, no? Un po' come il dio Tot, si diceva prima. Abbiamo l'alieno che sembra un uccello alto 4 metri, con il becco, con qualcosa qui al centro della fronte, che ricorda assolutamente le tipologie del faraone egizio. E questo abbiamo poi scoperto che derivava proprio da questo tipo di percorso che il nostro pianeta storicamente ha fatto. Chi le ha fatte le piramidi? Ma non certo Zaki Hawass con la sua storia. Le piramidi hanno più di 12.000 anni, forse addirittura 36.000. In ipnosi, quando noi chiedevamo alla memoria aliena attiva dell'alieno che abita dentro la tua testa e che, come sto per arrivare al Lux, che abita dentro la tua testa e che ti vuole governare come se tu fossi un burattino, chiedevamo, perché potevamo mettere sostanzialmente in ipnosi anche lui, nello stato a cui eravamo arrivati della consapevolezza dell'ipnosi. L'alieno che sta nella tua testa non ha corpo, perché lo ha perso, oppure non lo ha mai avuto, perché è un essere senza corpo. In quel contesto, per non morire, usa la tua energia, si installa dentro di te. Nota in massoneria la cerimonia della installazione. Per i massoni che stanno ascoltando questa trasmissione può essere illuminante questa cosa. L'alieno maschio dentro il cervello umano si posiziona nelle vicinanze del lobo sinistro, sempre. Si può vedere anche con degli elettroencefalogrammi questo. In quel contesto non ha corpo perché lo ha perso o non l'ha mai avuto e ti comanda, come dicevo prima. Tra questi c'è per esempio il Lux. Il Lux è quella cosa che gli antichi chiamavano Lucifero. Lucifero, portatore di luce, l'essere che illumina quando passa, dove l'illuminazione dei grandi massoni, quali gli illuminati, altro non vuol dire che coloro che sono posseduti dal Lux, cioè coloro che hanno dentro di sé un alieno che li comanda e che più o meno inconsapevolmente gli fa fare delle cose che noi umani, liberi da questo problema, non faremmo mai. Il Lux è il Lucifero dell'antichità. Tenete presente tutti i lavori di Zecharia Sitchin, per esempio, che riguardavano la storia degli dei babilonesi. Babilonia, Ka-Dingir-Ra, il posto dove vengono visti passare gli dei, vuol dire questo alla lettera. Non come lo traducono gli americani, che sovente hanno pochissima cultura e che quindi, non riuscendo a comprendere neanche la loro lingua, si permettono di tradurre delle lingue che proprio sono lontane da loro. Ka-Dingir-Ra. No, God Gate, che non vuol dire niente. In questo contesto i due dei che governano a Babilonia sono Enki ed Enlil e sono il serpente con la faccia da coccodrillo sostanzialmente e l'uccello, che sono gli stessi due dei che troviamo in Egitto. Anche lì a forma di coccodrillo uno e a forma di uccello l'altro, e sono gli stessi due dei che troviamo in America Latina, Quetzalcoatl e il suo fratello dal nome impronunciabile, uno è un serpente piumato e l'altro è un uccello, è il condor. Laggiù c'era il condor, dove da un'altra parte c'era l'aquila. Questi due sono gli stessi principali alieni che noi vedevamo all'interno delle nostre ipnosi. L'alieno che noi abbiamo chiamato Ra, in onore storico a quello che succedeva in qualche modo agli egizi, e l'alieno serpente, che è in realtà un anfibio sostanzialmente. Ancora nel mito troviamo esattamente tutte le cose che trovavamo nell'ipnosi regressiva.
Jung avrebbe detto è il mito che costruisce l'uomo. Io dico non ha senso questo, perché è anche l'uomo che ha fatto il mito, perché tra causa ed effetto non c'è nessuna differenza in un mondo che non è duale, come tra domanda e risposta non c'è nessuna differenza, perché non ci sono domande per coloro che hanno la coscienza, perché hai già tutte le risposte. Quindi, mano a mano che la distanza temporale tra la domanda che ti sei fatto e il tempo per darti una risposta diminuisce, la tua coscienza aumenta, fino all'istante in cui non ti farai più domande perché hai già tutte le risposte. Si. C'était très très clair. J'ai compris beaucoup de choses. Hein. Mm. On rappelle à certains que alien ne veut pas forcément dire extraterrestre. Ehm, Dunque, alieno è un termine, secondo me, più generico, che sostanzialmente vuol dire viene da fuori, non è di questo pianeta. L'altro, ma l'altro in una accezione più vasta. L'altro è colui anche che è sempre stato su questo pianeta, ma tu non ti sei mai accorto di lui. L'altro è dunque colui di cui tu non hai consapevolezza e quindi è non identificato. L'extraterrestre è quel qualcosa che viene da un altro posto, ma nel parlare di extraterrestre si sottolinea come l'universo è ancora duale, qui e lì, ora e dopo. Alieno è un concetto che esula dal problema della località e quindi sostanzialmente si scopre che noi sovente siamo alieni a noi stessi. In quale contesto? Quando noi non sappiamo di avere un'anima, una mente e uno spirito e magari siamo esseri che ci facciamo governare solo dalla nostra parte spirituale. In quel contesto la parte animica viene vista da noi con paura, terrore, sospetto, come se fosse un alieno, e invece è quella parte di noi che non abbiamo ancora accettato. Corrado, cette émission touche à sa fin parce que elle était extraordinaire. Alors maintenant, tu es à la retraite. Quels sont tes projets? Dunque, sto pubblicando ora a febbraio un libro sul triade color test dinamico flash, perché tutti possano provare a riacquisire la consapevolezza e la coscienza di sé attraverso l'esercizio che si chiama proprio TCTDF, spiegando come funziona il cervello, eccetera, eccetera. Nulla di alieno, ma se vogliamo, per far vivere gli esseri umani, tentare di far vivere gli esseri umani in armonia con se stessi. Questo vale anche per me. Poi sto scrivendo un articolo che riguarda l'universo olografico, perché ho compreso delle cose interessanti che vale la pena in qualche modo solamente per me, forse, perché io le cose che faccio le faccio solo per me, cioè scrivo sostanzialmente degli articoli che poi mi rileggo da solo. Se qualcuno vuole però comprendere come funziona l'universo olografico, lo potrà scoprire attraverso 2 o 3 aspetti fondamentali che descrivo in questo articolo, che sono la rete di Hartmann e di Carri, che sono, tutti lo sanno, sono quelle strane reti che il signor Hartmann e il signor Carri, che erano 2 medici, hanno trovato su questo pianeta, punti nei quali è meglio non sostare perché ci sono delle strane problematiche che riguardano la salute. Io ho scoperto che le reti di Hartmann e di Carri sono un'unica rete che è legata ai numeri fondamentali delle Vivian, a pi greco e alla sezione aurea. E questa rete può essere, una volta ridimensionata con le misure vere, perché Hartmann e Carri hanno fatto dei piccoli errori di pochi centimetri, ma nell'istante in cui quegli errori vengono eliminati, ecco che si comprende esattamente come le piramidi di Giza vengono esattamente a sovrapporsi sulla rete di Hartmann e di Carri. L'universo e la mappa dell'universo può essere sovrapposta a questa rete. Il mondo
la pianta del mondo, lo stesso, il DNA, un farmaco in 3 dimensioni, e così attraverso questa impostazione si può vedere come la rete di Hartmann e Carri altro non sono che la geometrizzazione del mattone fondamentale che rappresenta l'ologramma frattalico con cui è costruito l'universo. Con questa cosa si capisce tutto. Ben, c'est des super projets et moi je suis très content. Je suis impatient de lire cet article et impatient de lire ton nouveau livre. Bene, e io non mi resta che ringraziarvi per il fatto che abbiate avuto la pazienza di ascoltarmi. C'était une grande joie. Je pense que cette joie a été partagée, Nadia. Ah sì, 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 molto, molto, molto. Grazie a lei, grazie a te. Grazie a tutti voi. Grazie. Ciao Corrado, ci vediamo et continue comme ça. Merci. Sì. Ah, un'altra cosa, Corrado, ti facciamo le domande in francese. Lo capisci il francese? Beh, una volta lo capivo, lo parlo, ma alcune cose ormai dopo 30 anni mi sfuggono. Sì, sì, lo so. No, Perché- le risposte le fai tutto in italiano, ma Sì, noi, signore. come le domande sono corte, dopo Sì. Nadia, lei è molto capace a, Sì. a sottotitolare bene il video, Mhm. dopo metterà in francese tutto, ok? Si, brevemente, le problème c'est que j'ai été à Paris dans le 1981. C'est-à-dire que j'ai pu parler en français, mais pour entendre, j'ai des problèmes parce qu'il y a passé beaucoup d'années. Mais c'est merveilleux, c'est un accent mais merveilleux. Lo parla benissimo. Non, mais si je parle en français, là vous comprenez. Oui, oui, j'espère. Hein. Sì, oui, Ma oui. je n'ai pas No, su. ma tu puoi rispondere in italiano. Sì. Rispondi in italiano, Sì, senz'altro, senza problemi. No, anche perché il problema è proprio sulla traduzione della parte animica, di anima, che in francese Appunto, c'è un casino. appunto, sì, sì.